Allora, argomento di oggi è volere è potere. Volere è potere significa principalmente la trasformazione dei desideri in volontà. Trasformazione, dicevamo, di desiderio in volontà. La differenza sta nell'azione, perché sia desiderio sia volontà hanno come base l'intenzione. Cioè, intendo fare qualcosa, nelle volte successive abbiamo visto che la parte, diciamo, il risultato dell'intenzione è comunque un'immaginazione o un'invenzione. Oggi vediamo appunto questa intenzione come funziona e perché arriva a noi l'intenzione di fare qualcosa piuttosto di qualcos'altro. E la differenza appunto, ho detto, tra desiderio e volontà è l'azione. Quindi come si fa a trasformare il desiderio, cioè qualcosa che arriva e che solitamente fa parte della personalità, ovvero dei nostri impulsi, dei nostri bisogni, in qualcosa di superiore, ovvero volontà per la realizzazione di un obiettivo. Quindi da qualcosa di passivo a qualcosa di attivo. Sono due concetti molto importanti perché con qualcosa di attivo otteniamo dei risultati nostri, con qualcosa di passivo otteniamo dei risultati indotti dagli altri e che fa parte principalmente del percorso degli altri. Desiderio significa principalmente desidera, cioè deriva da questo latino senza astri, senza stelle favorevoli. Mentre la volontà è proprio uno stimolo ad andare a prendersi ciò che si vuole. E quindi vedete proprio la differenza. Cos'è il desiderio di per sé? Di per sé il desiderio non è negativo. Il desiderio è molto importante che ci sia perché è l'impulso, è la fiammella, lo start, diciamo così, per ottenere poi il risultato, a patto che facciamo azione mirata. Tante volte si dice non devi desiderare, devi volere, vero? Ma dobbiamo partire dal desiderio. Poi dobbiamo capire se quel desiderio è nostro o di altri e di questo insomma abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti. Quindi ogni cosa deve essere mossa dall'intenzione vera. Vera significa per noi, perché verità è l'esperienza nostra personale. Quindi ogni volta che noi diciamo la parola vero, vera oppure verità è sempre riferita a qualcosa di individuale. L'azione è ciò che porta nella realtà, nella concretizzazione, questi nostri desideri. Quindi non rimangono nell'etere, ma vengono poi attraverso la funzione d'onda, la funzione di Schrödinger, vengono realizzati in questo paradigma. L'intenzione è volgere verso un determinato termine che significa ovviamente la realizzazione dell'obiettivo, perché la realizzazione vuol dire qualcosa di finito, qualcosa di definito. E quindi è percorrere la strada per raggiungere un traguardo. Ha insito in sé il concetto di movimento e infatti abbiamo detto che la differenza tra desiderio e volontà è proprio l'azione, quindi il movimento, il fare. Ed è quindi un cambiamento di stato. Se vuoi qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso. Come vedete poi un po' tutto inizia ad unirsi. Facciamo quello che diceva Steve Jobs, connect the dots, cioè uniamo i puntini. È anche espressione della fermezza a voler ottenere il nostro obiettivo. Quindi lo stabilisco, decido veramente che è quello e mi adopero per farlo. Tende a sviluppare anche le cosiddette forze impossibili. Cioè,
quelle situazioni che qualcuno ti dice è impossibile da fare, da realizzare, ma siccome la tua intenzione è potente, tu riesci. Noi sappiamo che Einstein, per esempio, diceva una cosa impossibile da realizzare finché non arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza. Ecco, quindi, ecco, noi cerchiamo sempre di essere questi, tra virgolette, sprovveduti. Ok? Quindi niente è impossibile. Anzi, vedremo dopo, riprenderemo questo concetto, come vedremo per esempio in inglese impossible, che può diventare I'm possible. Quindi le stesse lettere nella stessa modalità, mettendo semplicemente due spazi e un apostrofo, diventano l'esatto contrario. Noi sappiamo che possiamo tranquillamente giocare anche con le parole, anche perché questo ci aiuta proprio a modificare il nostro subconscio. L'essere umano comune, quindi l'essere umano medio, chiamiamolo così, desidera infatti continuamente ed entra nel famoso loop di cui parlavamo anche l'altra volta, dal quale non esce. Perché? Perché non pone in atto azioni diverse. E quindi si tratta della cosiddetta o spirale discendente, nel senso che a un certo punto posso anche uscirne, ma in senso negativo, quindi ritornando indietro, oppure si continua a rimanere in questo cerchio dal quale non usciamo mai, il famoso loop, detto proprio in questi termini. Questa spirale discendente o questo loop sono la mancata voglia, la mancata anche conoscenza di uscire da quella staticità che noi abbiamo per tutta una serie di motivi che oggi magari non stiamo qua a riprendere, ma anche una mancata responsabilità di farlo. La responsabilità è il saper rispondere delle nostre azioni. Quindi una volta, e quindi non è colpa o merito, racchiude entrambe le due cose, ma è responsabilità, cioè noi non abbiamo colpe o meriti, abbiamo responsabilità di questo, cioè rispondiamo delle nostre azioni. La risposta alle nostre, il saper rispondere alle nostre azioni determina quanta volontà andiamo a sviluppare per volere veramente quell'obiettivo. Quindi volere è l'azione che ci spinge verso il nostro obiettivo, grazie anche alla facoltà della nostra anima di saper discernere tra cosa avvicinare a noi e cosa invece allontanare. Questa è proprio la definizione di volontà. Volontà è avvicino o allontano, secondo la mia intenzione. Ma soprattutto definisce il farlo. Come, perché, ok? E andiamo poi a definire questo. Le parole che noi utilizziamo in ogni istante, definendo il nostro obiettivo, definiscono se siamo persone volonterose o desiderose. E andiamo a spiegare meglio questa parte. Se siamo volenterose, utilizziamo il presente indicativo e l'imperativo. Se invece siamo persone desiderose, intanto ma e se la fanno ovviamente da padrone, e poi abbiamo i condizionali. In più andiamo ad utilizzare tantissimo il passato e il futuro. Andiamo a dare un esempio di questo. Io voglio è presente. Ok, anche vorrei è comunque un presente, ma è condizionale. Ok? Quindi se c'è una condizione, c'è già una presunta situazione di fallimento. Ok?